Benvenuti, cari spettatori e anime curiose, nel cuore pulsante dell'analisi televisiva, benvenuti su Turkey News Magazine. Oggi mettiamo le mani in una delle vicende più discusse e inattese della stagione, una storia che ricorda a tutti che, nel mondo scintillante dello spettacolo, nulla è garantito, nemmeno quando in locandina trovi due giganti che sembrano intoccabili. Parliamo dell'epilogo precoce, quasi disarmante, della serie che prometteva di ridefinire il melodramma turco. Aşk ve Gozya, Love and Tears. Prima di scoperchiare le dichiarazioni, i retroscena e le tensioni che stanno facendo tremare gli addetti ai lavori, vi invito a unirvi alla nostra famiglia, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, se volete sostenere un giornalismo appassionato e indipendente, il tasto Abbonati è lì che vi attende. Un piccolo gesto per voi, un sostegno enorme per noi. Siete pronti a scoprire perché, a volte, perfino le stelle inciampano? Il mondo della televisione turca è stato scosso da un terremoto mediatico che ha lasciato fan, critici e professionisti in uno stato di smarrimento collettivo. Aşk ve Gozya, la produzione che aveva inaugurato la stagione con trailer cinematografici, set opulenti e un cast da sogno, ha chiuso i battenti dopo appena 7 episodi. Una frenata bruciante per un progetto che aveva riunito, per la terza volta, due icone amatissime, Can Yaman e Demet Özdemir. Mentre i social ribollivano di campagne disperate per salvare la serie e di teorie ardite su colpe e sabotaggi, il team produttivo ha mantenuto un silenzio granitico. È stato in questa atmosfera tesa che, finalmente, Can Yaman ha deciso di parlare. Non per chiedere perdono, ma per offrire una dose di lucidità che ha suonato come un richiamo alla realtà. Con il tono tranquillo di chi conosce le maree del mestiere, Can ha spiegato che in questo lavoro l'imprevedibilità è la regola. Si entra in un progetto con fiducia, si investono cuore ed energie, e a volte l'incastro riesce, a volte no, il pubblico sceglie, e la scelta va rispettata. Nessuna formula magica, nessuna ricetta in tasca, solo la sovranità dello spettatore. Parole semplici, eppure taglienti come verità elementari. La frase "non esiste una formula" è rimbalzata ovunque, diventando il mantra della stagione e una lezione severa per chi pensa che budget e fama bastino a blindare il successo. Pausa, respiriamo. E voi, amici di Turkey News Magazine, come la vedete? Siete convinti che il pubblico sia stato troppo esigente? O credete che la serie avesse davvero difetti strutturali non aggirabili? Vi è sembrato che la chimica tra Can e Demet fosse diversa, più trattenuta, meno immediata rispetto al passato? Scrivetecelo nei commenti, perché la vostra lettura, come ci ha appena ricordato Can, è quella che conta di più. Per capire la fine, bisogna tornare all'inizio. L'annuncio di Aşk ve Gozya aveva acceso una corrente di entusiasmo che si percepiva persino fuori dai confini della Turchia. Terza collaborazione tra Can Yaman e Demet Özdemir, già questo bastava a far pensare a un trionfo quasi scontato. La loro alchimia aveva tenuto incollati milioni di spettatori in passato, e il nuovo progetto puntava a un registro più maturo, più cupo, più adulto. I trailer promettevano immagini scolpite, luci da grande schermo, un Can immerso in un ruolo tormentato, una Demet forte e contemporanea, una donna che non si piega ma sceglie. L'investimento era imponente, l'energia sul set alle stelle. Ma, si sa, il diavolo si insinua nei dettagli. Il primo campanello d'allarme è stato il giorno di messa in onda. La serie è partita in una serata suicida, infilata tra due colossi dell'audience. Da una parte un reality capace di mobilitare eserciti sui social, dall'altra un family drama consolidato negli anni e affezionato dal pubblico. Aşk ve Gozya è entrata in arena con un braccio legato dietro la schiena, e la sfida numerica si è fatta subito impari. Secondo punto critico, il ritmo. Il pubblico turco, sempre più abituato alla velocità delle piattaforme digitali e alle commedie romantiche che corrono leggere, ha trovato la narrazione lenta, quasi pesante. Il regista inseguiva ampiezze cinematografiche, inquadrature contemplative, tempi di scavo psicologico, ma a casa, tra uno spot e un messaggio sul telefono, molti spettatori hanno cambiato canale. La pazienza, si sa, è una virtù rara davanti allo schermo. Terzo nodo, il più delicato, la chimica.
Chi aveva amato l'elettricità immediata tra Khan e Dimet in contesti più leggeri o passionali si è scontrato con il freddo calcolato dei loro nuovi personaggi. Vogliamo l'energia di una volta, si è letto ovunque. È il paradosso dell'attore, ti amano per quello che hai già dato, e spesso ti puniscono quando provi a fare qualcosa di diverso. Il rischio della crescita artistica è proprio lì, in quell'incrocio pericoloso tra aspettativa e sperimentazione. Ma cosa è successo davvero quando le telecamere si sono spente? Le voci, implacabili come solo a Istanbul sanno essere, hanno parlato di contrasti creativi non tra i protagonisti, ma ai piani alti. C'è stato chi ha raccontato di una corda tirata da entrambe le parti, l'emittente che premeva per accelerare la trama, spingendo per colpi di scena più fitti e shock che potessero risollevare gli ascolti. La produzione e gli sceneggiatori determinati a restare fedeli a una visione drammatica a combustione lenta. Quello scontro, dicono gli addetti ai lavori, avrebbe scavato solchi difficili da ricucire. Un altro mormorio insistente ha sfiorato la regia. Differenze di vedute sui primi episodi, una sensibilità non sempre allineata, un'atmosfera che si è fatta tesa e che, inevitabilmente, ha lasciato tracce nell'energia del prodotto finale. Eppure, una cosa va chiarita con forza, nessuna crisi tra Can Yaman e Dimet Özdemir. Le fonti interne sono categoriche, i due sono stati professionisti esemplari, spalleggiandosi mentre la nave faceva acqua. Niente capricci, nessun ego in rivolta, solo due attori che hanno provato fino all'ultimo a salvare ciò che si poteva salvare. Dimet Özdemir, pur senza comunicati fiume come quello di Khan, ha mantenuto una postura di eleganza cristallina. Dicono che l'abbia presa male, e come biasimarla? Credeva profondamente nel progetto. Ma ha incanalato la delusione e ingratitudine. Fino all'ultimo giorno ha condiviso messaggi per ringraziare truppe e reparto, un inchino di classe a una squadra che ha dato tutto nonostante le correnti avverse. L'immagine che ne esce è quella di un'artista solida, che non si nasconde quando l'onda si ritira. Perché allora Askvegozia si è spenta così presto? Non perché fosse un cattivo prodotto. Anzi, fino all'ultimo fotogramma molti hanno riconosciuto qualità tecnica, recitazione intensa, una cornice visiva curata. Semplicemente, non era il titolo giusto nel momento giusto e soprattutto nella serata giusta. Una vittima del disallineamento stagionale, non della mancanza di talento. La televisione generalista è un campo minato, sbagli slot e tutto il resto trema. Qui è tremato tutto, senza che nessuno degli sforzi messi in campo fosse davvero in discussione. E così, a 7 puntate, il sipario è calato. E il futuro? Non preoccupatevi per i nostri favoriti. Le carriere di Can Yaman e Dimet Özdemir non solo non subiranno scossoni, ma potrebbero perfino trarne uno slancio diverso. Il mercato è già in fermento. Per Khan si sussurra di progetti su piattaforme digitali e di un film che potrebbe incanalare meglio la sua intensità drammatica, permettendogli di respirare senza il gioco di un'audience settimanale spietata. Per Dimet arrivano sceneggiature nuove, tra le quali non manca la tentazione di un ritorno alla commedia romantica, il genere che la consacrata regina del sorriso e degli sguardi che stregano le prime serate. Entrambi sanno reinventarsi, entrambi hanno fan pronti a seguirli ovunque. Entrambi sono più grandi di un singolo inciampo. Questa storia ci lascia una lezione preziosa: il successo non è mai scontato e il fallimento non è mai definitivo. È una virgola, non un punto. Lo ha detto, in altre parole, lo stesso Khan, si va avanti con fiducia. Ci sono stagioni in cui tutto fila e stagioni in cui serve ricominciare, aggiustare il tiro, cambiare strada. Il pubblico, con la sua attenzione e la sua libertà, resta il giudice supremo, a volte abbraccia, a volte respinge, quasi sempre indica la rotta. E gli artisti, se vogliono restare tali, devono ascoltarlo senza smettere di cercare. Rimane una domanda bruciante: davvero il pubblico è stato severo? Oppure la serie ha pagato il suo coraggio, il rifiuto di ripetere formule che avevano già funzionato? C'è chi, rivedendo le prime puntate, ha scoperto semi interessanti piantati tra le pieghe della lentezza, personaggi che avrebbero potuto sbocciare se avessero avuto qualche settimana di sole in più. E c'è chi, invece, ribadisce che oggi il telespettatore vuole ritmo,
sorpresa, leggerezza dosata. Due verità non necessariamente incompatibili. Forse Askvegozia non è riuscita a trovarne la miscela, a cucire assieme l'anima autoriale e quella popolare. Non dimentichiamo, però, un passaggio umano che vale più di ogni grafico Auditel. Sotto le luci e i comunicati, ci sono persone. Il momento in cui la troupe smonta i set, il regista fa l'ultimo giro di saluti, gli sceneggiatori ripiegano i loro appunti, gli attori restituiscono i costumi e restano soli con il personaggio che svanisce. In quegli attimi si decide la stoffa dei professionisti, e qui la stoffa c'è stata. Khan e Dimet hanno mostrato quell'eleganza di chi non cerca colpevoli, non punta il dito, ma ringrazia e fa un passo avanti. È un gesto piccolo solo all'apparenza, in realtà, è la base su cui si costruisce il domani. Certo, non sono mancate le teorie. Chi dice che l'emittente non abbia creduto fino in fondo al progetto e abbia preferito correre ai ripari? Chi sospetta che la produzione abbia difeso una visione troppo rigida? Chi giura che i cambi di regia nei primi episodi abbiano generato scosse sottili, percepibili a schermo? In mezzo, la voce calma di Khan, capita? Si lavora, si tenta, si sbaglia, si rialza. È un'idea talmente semplice da suonare rivoluzionaria, perché lo spettacolo spesso vende illusioni d'onnipotenza. Lui no. Lui ha venduto autenticità. E Dimet, con la sua discrezione, ha completato il quadro. Ripensando al debutto, è facile comprendere perché l'attesa fosse alle stelle. Quei trailer, la fotografia ricercata, l'idea di due protagonisti amati pronti a giocare con ombre e fragilità. Era un rischio calcolato, sì, ma anche un atto di fiducia nel pubblico. Non è andata come sperato. E allora? Si archivia e si riparte, facendo tesoro di ciò che ha funzionato e di ciò che ha zavorrato il volo. La prossima volta, chissà, le piattaforme potrebbero essere la casa perfetta per una storia che pretende respiro e pazienza, o magari la strada sarà ributtarsi in un racconto più rapido, più spigoloso, capace di tenere lo sguardo incollato senza chiedere tregua. Se torniamo alla questione del giorno di messa in onda, capiamo quanto conti la collocazione. Una serata sbagliata può strangolare anche la serie più promettente. Contro un reality che macina trend e un family drama che regge da anni, ogni esperimento diventa fragilissimo. È un promemoria per chi decide i palinsesti: quando la concorrenza è un muro, serve una porta laterale. Askvegozia l'ha cercata, ma l'ha trovata già chiusa. Il capitolo chimica merita, poi, un cenno in più. La scelta di far interpretare a Khan e Dimet personaggi più freddi, più serrati, meno verbalmente espansivi, era ambiziosa. Voleva andare oltre l'alchimia istintiva, cercando un'intimità nascosta, un fuoco che brucia lento. Per alcuni è stata un'intuizione raffinata, per molti un azzardo che ha tolto ossigeno alla storia. Nel complesso, ha alimentato quel senso di distanza che il pubblico ha percepito come tradimento delle emozioni che si aspettava. Eppure, nessuna scelta coraggiosa è mai sprecata. Servirà per i prossimi ruoli, per le prossime sceneggiature, per il prossimo set. Khan, in progetti più concentrati e liberi dalle regole del prime time, potrà giocare con i silenzi e i chiaroscuri. Dimet, tra un sorriso e una lacrima, potrà tornare a disegnare quelle eroine che fanno sognare, magari mescolando leggerezza e spessore in una misura nuova. Il bello degli inciampi è che obbligano a ricalibrare, e da quella ricalibratura spesso nascono capitoli memorabili. Alla fine, restano 3 immagini. La prima, il lancio scintillante, la promessa che sembrava inattaccabile. La seconda, la fatica silenziosa dietro le quinte, tra riunioni e pagine riscritte. La terza, 2 attori che salutano una troupe con rispetto, e un pubblico che, pur deluso, non smette di voler bene a chi ha dato tutto. È una storia di spettacolo, sì, ma anche una storia di maturità. Se siete arrivati fin qui, sapete già cosa viene adesso. Un grazie sincero per aver condiviso con noi questa analisi approfondita. Se vi è piaciuta, mettete like e iscrivetevi. E ricordatevi sempre che la verità è più sfumata di come appare alla prima occhiata. Ci rivediamo presto, qui su Turkey News Magazine,
pronti a raccontarvi il prossimo capitolo di Kan Yaman e Dimet Özdemir, qualunque palcoscenico scelgano di illuminare.